Per la prima volta i lavoratori L'Oréal Paris utilizzano l'acido glicolico, attivo di riferimento nel mondo skincare per la luminosità della pelle e per il trattamento dei capelli. L'esclusiva formula ripara la fibra capillare dall'interno e sigilla le cuticole. L'acido glicolico svolge una doppia azione lucidante, ripristina la fibra capillare dall'interno per migliorarne la qualità e sigilla le cuticole donando una lucentezza estrema che dura a lungo. L'Oréal Paris ha sfruttato la potenza dell'acido glicolico per creare una hair care routine composta da 4 prodotti che riparano intensamente la fibra dall'interno e donano lucentezza che dura a lungo. Per capelli 2 volte più lucenti, più 88% più setosi. La nuova routine di laminazione Glycolic Gloss formulata con acido glicolico permette una sottile copertura e stratificazione delle cuticole dei capelli. Rafforza la cuticola e ne esalta le proprietà ottiche per riflettere la luce a 360 gradi, sigillando al contempo la laminazione in più strati. Molto semplice da usare, Elvive Glycolic Gloss offre il primo trattamento di laminazione a casa per tutti i tipi di capelli. Questo shampoo contiene acqua, 4 tipi di tensioattivi, glicerina, glicole, profumo, colorante rosso, colorante giallo, un tipo di tensioattivo, idrossido di sodio, un tipo di conservante, un agente antistatico, 4 tipi di allergeni regolati, 3 polimeri sintetici, acido salicilico, acido benzoico, glicole, acido citrico e infine acido glicolico concentrato al 2%. Ora parliamo delle note positive e negative riguardo a questo shampoo. Come formato abbiamo 200 ml di prodotto, ha una buona profumazione, dolce, decisa, molto persistente, rimane anche oltre il lavaggio. Questa profumazione è molto simile alla gamma che la precede, sto parlando appunto del Vive Bond Repair, hanno la stessa identica profumazione. Questo shampoo non contiene solfati, appunto come abbiamo potuto vedere da Linci, questo shampoo contiene soltanto dei tensioattivi che vanno a detergere delicatamente i capelli e questo aiuta tantissimo per perseverare il colore dei capelli e anche con il discorso che abbiamo l'ingrediente star di questa linea che è l'acido glicolico aiuta anche a creare un'azione esfoliante e rinnova la cute allo stesso tempo per preparare bene i capelli per il trattamento successivo. Diciamo che una detersione delicata, ma allo stesso tempo, avendo l'acido glicolico, va comunque a far sì che gli strati della cute vengano un attimino più rinnovati e questo aiuta tantissimo a far penetrare meglio qualsiasi tipo di trattamento. E la nota negativa è che questo shampoo, almeno nel mio caso, dona poco volume ai capelli, è uno shampoo appunto molto pesante e non lo trovavo adatto per chi ha una cute grassa e per chi ha capelli fini perché potrebbe appesantire tantissimo. Questo shampoo appunto lo ritengo adatto per una tipologia di capelli che hanno subito certi tipi di trattamenti, colorazione o anche decolorazione. Possono beneficiare tantissimo di questi tipi di shampoo perché appunto serve a donare più luminosità e anche
a dare un attimino un po' più di riparazione ai capelli. Questo trattamento contiene acqua, alcol grasso, 2 tipi di tensiattivi, glicole, un tipo di silicone, colorante rosso, colorante giallo, olio di cocco, cloruro di sodio, un agente antistatico, un tipo di allergene regolato, un conservante sintetico, un polimero sintetico, un colorante sintetico, un agente emulsionante, un polimero sintetico, 2 tipi di allergeni regolati, alcol isopropilico, glicole, un altro tipo di silicone, un agente emulsionante, un tipo di tensiattivo, acido citrico, un agente chelante, un altro tipo di allergene regolato, acido glicolico concentrato al 17% e infine il profumo. Questo trattamento ha un formato da 200 ml, vi dico già che è il trattamento top della linea, molto valido. A differenza della gamma Bond Repair, questo trattamento qui va utilizzato dopo lo shampoo. Non so se l'avete notato, ma nei miei video cerco di mettere soprattutto in ordine quello che va messo prima e dopo, e quindi diciamo che qualcosina in più per creare un attimino un po' di organizzazione da cosa devi applicare prima o dopo. E la profumazione di questa linea è molto buona, dolce, persistente, l'ho già detto, perdura. E la cosa molto carina di questa gamma è che praticamente sia lo shampoo che il trattamento hanno questa colorazione rosa molto bella, carina, richiama tantissimo l'attenzione. E come consistenza questo trattamento si assorbe subito sui capelli, lo trovo molto leggero per un tipo di capello secco come il mio. Diciamo che per un tipo di capello normale, un tipo di capello anche fino, lo potrebbero utilizzare senza problemi, perché appunto assorbe subito e si risciacqua facilmente e non ti lascia quella sensazione tipo di appesantito. E la cosa positiva è che appunto è l'unico della linea che contiene olio di cocco. Diciamo che questa è una nota in più che vi voglio dare, appunto per chi non l'avesse notato di questo trattamento. È l'unico che contiene olio di cocco rispetto a tutto il resto. Ha un potere destricante medio, diciamo nella media. Questo in effetti è un trattamento a tutti gli effetti, perché il suo ingrediente star è l'acido glicolico e in questo caso aiuta tantissimo a lucidare i capelli spenti, capelli porosi, capelli opachi. L'acido glicolico appunto, oltre che a creare queste specie di esfoliazione sulla cute, e poi giustamente poi vi spiegherò riguardo alle concentrazioni cosa ne penso. Però in questo caso diciamo che il trattamento va applicato sulle lunghezze e il trattamento va comunque a penetrare molto meglio e a donare più luminosità, appunto come lo fa l'acido glicolico sulla nostra pelle. Ecco, non ho avvertito capelli morbidi con questo trattamento, ma ricordiamo che lo scopo di questa linea è quello di lucidare i capelli, di donare lucentezza e luminosità. E questa è una cosa molto importante da tenere conto, perché molto spesso quando usiamo un tipo di trattamento abbiamo delle aspettative
molto, diciamo, personali, ecco, è quello che io penso. Diciamo che dobbiamo guardare un attimino cosa propone e poi in base, insomma, alle nostre esperienze e vedere appunto se era quello che ci aspettavamo. Questo balsamo contiene acqua, alcol grasso, un tipo di tensiattivo, un tipo di silicone, un filtro UV minerale, colorante rosso, colorante giallo, colorante minerale, un tipo di allergene regolato, un conservante sintetico, un agente emulsionante, 3 tipi di allergeni regolati, acido benzoico, alcol isopropilico, un regolatore del pH, un tipo di tensiattivo, acido glicolico concentrato all'11% e infine il profumo. Questo balsamo, a differenza di 2 primi prodotti che abbiamo visto in precedenza, ha un formato da 150 ml. Come balsamo lo trovo molto più corposo, molto più consistente rispetto al trattamento e si assorbe subito, sì, comunque ha questa cosa molto simile rispetto a quella del trattamento, però in questo caso il balsamo appunto districa molto meglio i capelli e diciamo che potrebbe appesantire la chioma in certe tipologie di capelli, però comunque ha la capacità di assorbirsi subito e anche di risciacquarlo un po' più facilmente, ecco, dona più morbidezza rispetto al trattamento, almeno è questo che ho percepito io. La profumazione è sempre buona, pazzesca, e il balsamo comunque non lo trovo molto sigillante rispetto al trattamento. E il trattamento appunto ha una marcia in più rispetto al balsamo e diciamo che sono due proposte che vanno a complementarsi, ecco, perché il trattamento ha questo potere in più di lucidare i capelli, di sigillare le cuticole. Rispetto al balsamo, il balsamo in questo caso ho notato che dà più morbidezza, più maneggiabilità ai capelli e si complementano comunque molto bene, ecco, perché appunto ci sono diciamo dei marchi di prodotti o delle linee intere, meglio dire, che propongono sia shampoo, ad esempio shampoo, balsamo e trattamento. In certi casi diciamo che il balsamo non si complementa con il trattamento oppure conviene utilizzare uno piuttosto che l'altro. Invece in questo caso mi è piaciuto tantissimo perché diciamo che comunque vai a notare le differenze, ecco, rispetto a certi tipi di prodotti che comunque bene o male sia il balsamo che il trattamento si assomigliano. Ecco, cioè adesso vi sto facendo un esempio, no? E ripeto, in questo caso comunque sono diversi tra di loro, hanno un po' di similitudini, però lavorano diversamente. Il siero contiene olio minerale, acqua, glicole, un tipo di silicone, alcol denaturato, silicone, glicerina, un altro tipo di silicone, un polimero sintetico, un filtro UV minerale, colorante rosso, colorante giallo, un tipo di allergene regolato, un conservante sintetico, olio di ricino idrogenato, un agente antistatico, un tipo di allergene regolato, un agente volumizzante, 3 tipi di allergeni regolati, un antiossidante sintetico,
ossido di stagno, 4 tipi di allergeni regolati, un agente emulsionante, acido glicolico concentrato al 14%, un tipo di solvente e infine il profumo. Questo siero ha un formato di 150 ml, uguale identico a quello del balsamo che abbiamo già visto in precedenza. Questo siero lo trovo simile a quello della linea che lo precede, con la differenza che qui abbiamo l'acido glicolico e diversi coloranti. Come potete vedere, questo siero si presenta di colore rosa, molto scintillante. Mi è piaciuto tantissimo, comunque tutto il packaging della linea è veramente fantastico da vedere. Questo siero lo consiglio di utilizzarlo a capelli asciutti perché va ad ammorbidire i capelli e a donare luminosità. Su capelli bagnati non lo consiglio perché si può ottenere l'effetto opposto, secondo me. Diciamo che a capelli bagnati è un effetto più ricostruente, un po' più strong e non permette, ecco, di districare bene i capelli quando andrete comunque a effettuare lo styling. Diciamo che è una cosa che sconsiglio perché è una sensazione veramente brutta, ecco, non mi è piaciuta. E un'altra cosa che non mi è piaciuta è per il fatto che la profumazione si sente troppo alcolica, ecco, e diciamo che va a contrastare la dolcezza del profumo, appunto perché si sente tanto l'odore dell'alcol inizialmente. Poi dopo comunque riesce a regolarsi, ecco. Diciamo che grazie al resto della linea si va comunque a complementare, ecco. Questi prodotti ho già avuto modo di testarli il mese scorso, che li avevo già adocchiati su Amazon, infatti il sito in cui li ho acquistati. Se volete li potete trovare giù in descrizione ogni singolo prodotto. Diciamo che ho temporeggiato un attimino per mettere su il video perché mi mancava il siero comunque momentaneamente è un po' introvabile e appunto su Amazon sono riuscita a trovarlo. Comunque è una linea che deve ancora comunque espandersi dappertutto, per un po' alla volta lo vedrete. E infatti adesso andremo a parlare dell'intera linea, il Vive Glycolic Gloss. Questa linea secondo me ha una marcia in più rispetto a quella che la precede, perché se l'avete notato sia lo shampoo che il trattamento contengono acido citrico che acido glicolico e addirittura lo shampoo contiene anche l'acido salicilico. Quindi lo shampoo ha una concentrazione di acidi molto notevole, ecco, anche direi bilanciate perché le possiamo vedere a fine inci. E diciamo che lo shampoo, avendo diversi tensi attivi che vanno a detergere la cute delicatamente, ha anche come beneficio questi acidi che vanno a detergere in profondità. Infatti l'acido salicilico è un ingrediente utilizzato come regolatore del pH, conservante e aiuta a pulire più in profondità la cute. Quindi è uno shampoo di cui tantissime persone potrebbero beneficiare, ecco. Come concentrazione diciamo che la trovo molto bassa, nel senso che non vedo quantità eccessive di acido glicolico e secondo me hanno creato il giusto equilibrio in modo che non vada ad irritare la cute, ecco, perché appunto l'acido glicolico ha un potere sfogliante molto notevole.
comunque secondo me hanno saputo bilanciare tutti questi componenti in modo che i capelli non vadano comunque a sentirsi né troppo secchi né troppo idratati, appunto per il fatto che ci siano anche di siliconi. Cioè secondo me lo trovo un po' tutto bilanciato, ecco. Questa linea la trovo adatta per qualsiasi tipi di capelli, perché va a donare lucentezza e morbidezza. Il risultato di questa linea sarà questo. Se invece appunto state cercando altri risultati, come avere, che ne so, capelli meno spezzati, secondo me ci vuole qualcosa di più performante, ecco, perché questa linea appunto è dedicata per donare luminosità. E basta. Ecco. Bisogna fare attenzione, è una cosa che ci tengo a dire, perché questa linea appunto la trovo un buon, diciamo, trattamento discreto da provare in casa. Perché se andiamo a parlare di tecnologia di laminazione sui capelli, che è un trattamento appunto che crea un film sottile sui capelli, donando protezione e luminosità. Infatti un vero e proprio trattamento professionale di laminazione lo si fa giustamente da un vero professionista con prodotti fatti apposta, e come risultato si avranno dei capelli effetto specchio. Ci vediamo alla prossima con tantissime novità. Hasta la vista!